Adesso mi pregio di presentare il dottor Marco Cerrone, che è assegnista, scusatemi, che è assegnista di ricerca in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso Web Learning Università di Napoli, Federico II, che ci parlerà invece dei dilemmi etici nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In ethical senso di uso AI. Grazie dottoressa. Innanzitutto io vorrei, non per formalità e non perché mi abbia scritto ChatGPT, ringraziare il professor Andrea Castaldo e tutto il suo team per l'organizzazione del corso e per l'invito. L'invito che onestamente, devo dire la verità, era totalmente inaspettato, considerando che è da poco che ho iniziato ad avvicinarmi a questo tema. Spinto soprattutto non da un prompt, ma da un bisogno personale di mettere ordine a un sovraccarico cognitivo e informativo a cui sono e credo siamo tutti sottoposti in questo periodo. Da tempo collaboro con Federica Web Learning, il centro e-learning della Digital Education della Federico II, quest'anno con un assegno di ricerca sull'alta formazione e digital learning, e lungo il cammino ho integrato un po' esperienze di docenza e consulenza sempre nell'ambito della comunicazione e delle trasformazioni digitali. Considerato il format interdisciplinare del corso, io cercherò nei prossimi 15 minuti, a proposito ho fatto parte del timer, nei prossimi 15 minuti di fornire più che altro una serie di suggestioni con un approccio sociologico che spero possano poi arricchire la cassetta degli attrezzi che porteremo a casa alla fine di questa 2 giorni. Il 2023 è sicuramente l'anno, sarà ricordato come l'anno per una nuova estate dell'AI, eppure in realtà vediamo che negli ultimi 12 mesi questo tema è sulla bocca, io direi sulla tastiera di tutti, su termini quali metaverso, blockchain, NFT, cripto hanno subito un drastico calo se confrontati con il termine di ricerca AI su principali motori di ricerca. Eppure il termine non è affatto nuovo, le prime origini, la prima definizione, le prime riflessioni in ambito scientifico e accademico risalgono al 1955, quindi stiamo parlando di 60 anni fa circa, dove sostanzialmente veniva appunto proposto un progetto per una summer school al Dartmouth College di Hannover per parlare proprio di queste tematiche, cercare di capire se le macchine un giorno avrebbero potuto simulare una serie di capacità che tipicamente sono quelle che collochiamo nell'intelletto e nell'intelligenza umana. Può sembrare strano, ad oggi non esiste un'unica definizione condivisa di intelligenza artificiale. E così come vedremo a breve, in realtà anche i documenti che parlano di linee guida etiche da questo punto di vista crescono sempre di più. Non mi soffermo su questo, ne abbiamo sentito parlare più volte, però c'è secondo me un fattore propedeutico alle questioni etiche, che è quello di definire un attimo l'intelligenza, perché lo stesso problema di una mancata definizione condivisa di intelligenza umana è qualcosa a cui non è che possiamo proprio non fare riferimento, e questi modelli di AI generativa sostanzialmente, come ci spiegava prima il professor Abate, sostanzialmente cosa fanno? Cercano di predire con una certa probabilità qual è la parola o l'elemento che statisticamente dovrebbe venire subito dopo. Quindi inserisco un prompt che parte sempre da sostanzialmente un essere umano, faccio una richiesta e il sistema cerca di predire sulla base appunto di miliardi di parametri di addestramento. Questo tipo di intelligenze artificiali, che poi è come se fosse nella catena evolutiva l'ultima, diciamo, sfornata dell'intelligenza artificiale, sostanzialmente sono sistemi molto bravi ad adattarsi, molto bravi a imparare, sono anche capaci di prendere decisioni, però in realtà hanno delle abilità pratiche, operative, sono molto bravi ad agire piuttosto che a pensare. Quando parliamo di intelligenza parliamo di un fenomeno graduale, è un processo di intelligenza, un processo graduale. Esistono tanti tipi di intelligenza, l'intelligenza dei batteri, l'intelligenza degli animali, delle piante,
E poi, come in realtà ci ricordava oggi il presidente Vincenzo De Luca, in Sapiens succede qualcosa di strano. Succede appunto quella che Kaufman definirebbe una proprietà emergente al margine del caos. Cresce la complessità del nostro corpo, del nostro ambiente, e improvvisamente nasce questa proprietà emergente in Sapiens, che è l'io, l'autocoscienza, la consapevolezza di sé. Questo è un aspetto che ad oggi i sistemi di intelligenza artificiale non hanno ancora acquisito rispetto al nostro tipo di intelligenza. Non hanno le emozioni. Qui vado molto sintetico, cito Nick Cave, che in una recente intervista parlava del fatto che non si sentiva minacciato dalla creatività emozionale di questi sistemi. Le canzoni, la poesia, le arti nascono dalla sofferenza, io aggiungo anche dalla gioia, non solo da sentimenti di sofferenza, ma sicuramente è una prerogativa ancora del tutto umana. Così come, ed è l'aspetto secondo me forse il più importante e forse anche il più difficile da raggiungere, i sistemi di intelligenza artificiale non credono a ciò che non possono vedere o misurare. Manca un'abilità eccezionale dell'essere umano, quella di astrarre, di immaginare qualcosa che non esiste. Questo è un frame del film Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg, stupendo, dove appunto viene affrontato proprio questo elemento tra gli altri. Ora, io non so se un giorno l'intelligenza artificiale sognerà veicoli elettriche, come ci diceva Philip Dick. Sicuramente oggi è uno strumento in grado di aiutarci a fare tantissime cose ed è molto più brava di noi in tante abilità. Questo porta ovviamente a una serie di preoccupazioni e sfide. Qui ho citato giusto dei dati, poi lascerò la presentazione senza che vada nel dettaglio su tutto, perché altrimenti impiego troppo tempo, però sostanzialmente preoccupazioni che crescono. Ricorderemo tutti l'appello a marzo sul problema se non fermiamo per 6 mesi l'intelligenza artificiale ci sarà una catastrofe. Non vorrei portare sfortuna, ma siamo proprio a 6 mesi da quell'appello e non è successo niente. In America cresce anno dopo anno la preoccupazione per questi tipi di sistemi, ci sono tante evidenze rispetto alle preoccupazioni. Quali sono però i temi legati all'etica e al diritto? Un primo problema, se ne è parlato tanto oggi, i bias, questi pregiudizi. Ora, se guardate questa mappa, che è molto interessante, si evince che in tantissimi documenti vengono utilizzati sempre gli stessi set di dati, tra l'altro provenienti da parti occidentali e di democrazie liberali, che alla fine vengono utilizzati per i benchmark degli algoritmi di machine learning. Quindi sostanzialmente rischiamo di, e questo è già stato ovviamente detto ma va sottolineato, di addestrare questa intelligenza artificiale con dei pregiudizi che possono avere delle ricadute nel sistema sanitario, nei tribunali civili e penali, anche nella selezione del mercato del lavoro. Disinformazione, l'esempio ormai è quello che gira più in rete. Su questo dico solamente che oggi siamo tutti potenzialmente abili nel poter creare disinformazione e poterla ricevere. Su questo in realtà è vero, a un occhio più attento può sembrare veramente facile vedere che è qualcosa di artefatto. Però, come sempre si diceva stamattina, ci sono i boomer, i baby boomer e in realtà anche la generazione Z in realtà è talmente veloce che probabilmente non fa molto caso e casca anche lei nella trappola. Ovviamente si pongono questioni sul diritto d'autore, iniziano a uscire le prime sentenze, questa è una delle prime dell'ufficio copyright degli Stati Uniti, dove appunto si riconosceva il diritto d'autore solo per le parti testuali di questo fumetto, ma non per le immagini che erano state realizzate da Midjourney, uno dei software più utilizzati per l'elaborazione delle immagini. Questioni legate a privacy e cyber security e soprattutto, non dimentichiamo, un impatto anche sul mercato del lavoro. Al di là di quanti milioni di posti di lavoro saranno messi a rischio, è diciamo un qualcosa sul quale dovremo ragionare, perché ci saranno milioni di persone che dovranno ricollocarsi, dovranno avviare un processo di upskilling e reskilling nel mercato del lavoro. Ognuno di questi dilemmi comunque questioni che ho citato in realtà non sono nuove. Al sopraggiungere di ogni o invenzione o innovazione tecnologica ci troviamo di fronte agli stessi problemi. C'è una newsletter che seguo, che poi è anche una parte del sito web, si chiama The Pessimist Archive,
che raccoglie praticamente dal 1950 ad oggi, anzi forse pure prima, una serie di articoli che raccontano la storia e l'evoluzione di una serie di media e fa vedere di come se ne parlava all'epoca, dal telegrafo, l'elettricità, il Walkman, il computer, qualsiasi media, come veniva narrato, le preoccupazioni mi sembrava di avere un déjà vu rispetto a quello che abbiamo visto. E oggi ci troviamo di fronte a quello che Betzol definirebbe un double bind, diciamo una contraddizione psicologica etica che coinvolge la scienza ma coinvolge anche gli addetti ai lavori. Non sappiamo se andare avanti oltre la frontiera della ricerca oppure fermarci, perché quello che stiamo per trovare potrebbe avere degli effetti, diciamo, dannosi. È come essere proprio faccia a faccia rispetto alla nostra destinazione, senza, scusate la battuta, la voglia di scottarci e distruggere il nostro pianeta. Ci sono però due variabili, a mio avviso, che fanno la differenza rispetto al passato, ovviamente non solo secondo la mia opinione. Una prima variabile è quella che Vincenzo Susca-Diretti come definirebbero la tecnomagia. Queste tecnologie, oggi è stato anche citato credo proprio dal professor Castaldo, il problema della trasparenza delle tecnologie. Le tecnologie in realtà per certi versi sono adesso invisibili quasi, non sono trasparenti, sono invisibili. Le utilizziamo ma non sappiamo come funzionano, e non vale solo per le tecnologie digitali. Se dovessi chiedere a qualcuno come funziona veramente l'elettricità di quando noi clicchiamo un pulsante e ci dà l'illuminazione, tutto quello che abbiamo oggi, credo che faremo un po' fatica a spiegarlo. Pensate all'auto a guida autonoma, pensiamo anche a quando ci trasferiamo dei file così senza fili completamente smaterializzati. Diamo per scontato queste cose, ma noi non conosciamo come funzionano le tecnologie che utilizziamo tutti i giorni, ed è una caratteristica della rivoluzione digitale, delle trasformazioni sociali che sono in atto, questa semplificazione. L'altro aspetto, la velocità. Forse non ci saranno tutte queste grandi innovazioni e invenzioni, non entro nel merito dal punto di vista economico come ha fatto il senatore Cottarelli, però sicuramente c'è una velocità di sviluppo su una serie di tecnologie, soprattutto informatiche, che annientano la legge di Moore. Non c'è il raddoppiamento della capacità di produrre transistor ogni 18 mesi, è molto più breve il periodo. In 13 anni abbiamo raggiunto una capacità di archiviazione 15.000 volte superiore rispetto ai 30 anni precedenti, passando dall'USB al floppy disk. Ho fatto questo esempio, ma si potrebbe fare su tantissimi altri elementi, c'è una velocità anche che caratterizza la nostra epoca e l'era digitale soprattutto, anche nella modalità di diffondere informazioni, prodotti, eccetera. Questa è un'informazione, una statistica che gira molto in rete, dove sostanzialmente possiamo vedere in maniera molto chiara che ChatGPT ci ha impiegato 5 giorni per raggiungere 1 milione di utenti, Twitter all'epoca ci mise 2 anni, Facebook 10 mesi, quindi velocità sia di sviluppo che di diffusione delle tecnologie. Questo ha un impatto enorme nelle nostre vite, anche nelle nostre capacità di sintesi cognitive, educative e delle diverse sfere. Entro nel merito proprio delle questioni etiche. Come dicevo all'inizio, numerose definizioni, ma numerosi anche i documenti che vengono prodotti nel corso del tempo sulla questione etica dell'AI. Non so mai se dire in inglese o in italiano, e quindi esce fuori questo. Una ONG tedesca, Algorithm Watch, ha creato questo inventario e nel 2020 si contavano già 167 documenti tra raccomandazioni piuttosto che altri invece documenti vincolanti rispetto a questa materia. Oggi se andate sul sito in realtà sono anche cresciuti. Fortunatamente c'è qualcuno che si è preso la briga di andare ad analizzare questi documenti. Tra l'altro ancora una volta questi documenti dove sono principalmente collocati a livello geografico, da quella parte lì. Fortunatamente c'è chi è molto più esperto di me in materia, il professor Luciano Floridi, che è uno dei massimi esperti di etica digitale e non solo, e ha collaborato in realtà a diversi tavoli europei e non su queste materie. Insieme al suo team ha fatto un lavoro di questo tipo, è andato a vedere tutti questi documenti, ha cercato di fare una sintesi e ha individuato che sostanzialmente la buona notizia qual è?
è che in realtà molti di questi principi possono essere raggruppati negli stessi macro principi della bioetica, cioè i 4 principi di beneficenza, non maleficenza, autonomia e giustizia. A questi però principi che già conosciamo e sono utilizzati in bioetica, Floridi ne aggiunge uno in più, che è quello forse più difficile, ne parlavamo prima, l'esplicabilità. Ora, oggi tutti gli interventi in realtà avevano sempre la vena negativa, cioè cercavano di andare sempre sui rischi, sulle paure, eccetera, però in realtà l'intelligenza artificiale ha anche tantissimi esempi che portano al benessere. Nei documenti che potrete trovare appunto sull'Algorithm Watch, in tutti questi documenti parole come benessere, dignità, sostenibilità sono alla base di una intelligenza artificiale che dovrebbe avere appunto proprietà benefiche. Qui ho riportato un esempio molto chiaro. Prima del 2021 erano state mappate le strutture di 194.000 proteine e c'erano voluti decenni per arrivare a questo risultato. Dal 2021 al 2022, con una startup, tra l'altro adesso acquisita da Google, DeepMind, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Bioinformatica, sono state adesso rese disponibili 200 milioni di strutture tridimensionali di proteine che aprono immensi vantaggi nel mondo della ricerca, sia animale, vegetale e ovviamente anche umana, per lo studio di una serie di disfunzioni. La non maleficenza. È naturale che tra i principi etici dovrebbe esserci sempre un richiamo a una intelligenza artificiale che non violi la privacy e le libertà individuali, che stia sostanzialmente lontana dalla corsa agli armamenti di intelligenza artificiale, quindi alla sicurezza fisica ma anche adesso alla cyber security. L'altro elemento fondamentale già presente nella bioetica, l'autonomia, la capacità di decidere, ma in realtà l'essere umano dovrebbe avere sempre la capacità di poter definire regole standard in autonomia senza l'interferenza dell'intelligenza artificiale, e dovrebbe, nei casi in cui decide di delegare la propria libertà e la propria autonomia alle macchine, dovrebbe sempre avere la possibilità di fare un passo indietro e rinegoziare la delega. Mi piace definirlo un libero arbitrio disinnescabile. E su questo vorrei fare giusto una parentesi. Spesso diciamo il fattore umano, ok, vado avanti, sono quasi alle conclusioni. L'altro fattore, l'altro principio è legato alla giustizia. Anche qui giustizia è intesa in diversi modi nelle parti del mondo. Nei documenti si fa riferimento alla solidarietà, alla parità di accesso, all'equità, e di conseguenza qui il richiamo è all'attenzione ai bias degli algoritmi, soprattutto nel sistema sanitario, ad esempio, che riportavo qui, dove il trattamento sanitario per i bianchi era totalmente diverso rispetto a quello di altre etnie, proprio perché si basava sui dati storici del trattamento sanitario statunitense. Il pezzo del puzzle mancante è l'esplicabilità, la possibilità di cercare di capire il più possibile come funzionano questi strumenti, per poi capire appunto come funzionano, ma dal punto di vista etico ancora più importante capire chi è responsabile del modo in cui funzionano. Questo è il punto centrale di questo aspetto. Giusto la suggestione conclusiva: più che ragionare sulla prossima AI, quella dei film di fantascienza che distruggerà il pianeta, probabilmente dovremmo iniziare a ragionare un po', anche dedicare lo stesso tempo anche in un altro modo. Come dice l'economista David Autor, abbiamo l'opportunità di disegnare, quindi dobbiamo fare questa grande opera di disegnare le AI che vogliamo, e non solo discutere di quella che non vogliamo, e altrimenti perdiamo questa grossa opportunità per alla fine trovare il benessere nelle nostre vite e nel nostro anche essere personale. Io spero che ci sia la possibilità anche di proseguire oltre questi 15 minuti e alla fine di questi 2 giorni la discussione del dibattito. Grazie. Grazie mille, professor Andone, per il tantissimo intervento.